Per chi è uscito dalla taverna, praticamente, è che il capitano sta correndo il molo dove è stato attaccato, dove è stata attaccata la nave, è disperato. Man mano che passa il tempo, più persone si a voi portano qualche guardia nella si avvicina e fare domande. Quando arriviamo sul molo, a chi già troviamo lì, cosa è successo? Ah, è andata via, vedo che mi risponde. Chiedo un po' in giro, E un po' in saluto, lo giro, risponde se si vede in lontananza. e praticamente posta che hanno quasi tutti che di punto in bianco la nave è sparita. La scena tecnicamente il capitano la racconta così. Lui è sceso dalla passerella della nave, girato verso la nave non c'era più. Io mi avvicino alla banchina per vedere. Ok, non c'è discordanza tra i colori dell'acqua. Tecnicamente se una nave sta sott'acqua vedi una sagoma, dovresti intravedere una sagoma più scura rispetto a dove non è. Non so se sei presente, non la noti. Nonostante è notte, comunque è sera, è buio, però diciamo che con il riflesso della luna, la luce delle stelle, un po' di luce naturale, La passerella è stata scesa quando il capitano è sceso dalla nave, cioè sono stati tolti gli ormeggi, la scala, il resto, cioè non sono è che caduti sono in stati acqua. no, si è sentito il rumore di legna così, anche se fosse caduta in acqua, tavola di legno, Quindi pure la tavola di legno, la passerella, gli ormeggi, tutto sparito. tutto ciò che concerne la nave non c'è più. Per chiedere a Beren se c'entra qualcosa, mi metto ad ascoltare cosa dicono le guardie. Sta lì alle guardie. Ti guardi intorno per Io ritorno dentro la taverna a chiamare Shui. Io invece do un'occhiata all'intorno al porto e parlo con le guardie. Vedere che mi dicono cosa è accaduto di preciso. O comunque, anche al di là delle guardie, anche passanti che magari possono aver notato qualcosa di particolare. essendo diciamo sera, così che Porto non è la piazza principale di Londra. Non c'è tanta gente. Quello che è stato detto, quello che si c'era qualche passante, ma Non ha notato la differenza. no, ma anche che qualcuno è passato e ipoteticamente ha fatto qualcosa, qualche personaggio losco, qualche No, io ti parlo se
se qualche passante, al di là del capitano che poteva stare lì o altri marinai che potevano stare lì che non hanno visto nulla, se qualche passante ha notato magicamente che questa barca potesse essere scomparsa, cioè compare dal nulla, non che avesse preso il mare. Bastanti che erano lì stavano ammirando la nave per la sua bellezza, se quello che è. Sicuramente, però una nave che giustamente fa puff così, magari all'occhio, pure con la coda dell'occhio, ti può dare. Dici, è sembrato qualcosa di strano. Il primo che se ne è accorto è il capitano quando ci Ok, allora mi metto a cercare delle tracce lì intorno. Qualche oggetto strano, qualche rimasuglio di qualche eventuale incantesimo che possa essere un ingrediente per qualche incantesimo o altro. gli altri. Noi continuiamo a disquisire la locanda, se tu continui a prestarmi attenzione, Shui. Dunque, come ti ho appena detto, questi sono tutti i dati, le informazioni che posso fornirti al momento. Reputerai consono darmi non forte in questa mia cerca, saprò dire di più e saprò ricompensarti anche materialmente. Del compenso parleremo in secondo momento. Per il momento ti posso dire che accetto l'incarico. Bene, possiamo subito, secondo me, cominciare a cercare da questa città, dove le mie poche informazioni su mio cugino mi hanno condotto. Io non ho molta dimestichezza nel rivolgermi al genere, a questo tipo di persone. Non sono molto in grado di interagire con questo tessuto sociale, che non è quello di mia appartenenza. Chiedo per questo anche un aiuto. Ovviamente nella mia cerca io restituirò protezione a te, di conseguenza mi aspetto che tu possa fare lo stesso con me, se ce ne dovesse essere bisogno. Assolutamente. Quando vuoi possiamo iniziare, direi già da domani. Per oggi, tu non avessi già richiesto, pagherò io l'alloggio alla locanda. Grazie, in effetti non avevo ancora avuto modo di richiedere una stanza né altro, quindi Pagherò l'alloggio per questa notte. Se esigerai di altro tempo, basta farmelo sapere per non sopperire a questa tua esigenza. Mi guardo intorno e cerco Serafina con lo sguardo. Se incontro il suo sguardo, la incito a venire alzando la mano. Con voce cauta, se il volume della locanda me lo permette, se lei c'è, e effettivamente la vedo, la chiamo per nome. Praticamente la locanda da quando avete sentito dall'esterno si è quasi su. Di conseguenza Serafina stava un po' di. E appena gli fai cenno vedi che finisce di caricare il vassoio, porta Ancone del fratello che a te. Serafina, avrei bisogno di... Sì, ti ringrazio, avrei bisogno di prenotare una stanza per questa mia ospite questa notte. Posso rivolgermi a te o devo andare dal... No, posso occuparmene io. Quanto devo?
nelle nostre due stanze. La mettiamo al carico suo? Sì, assolutamente. Per questa notte, e se la mia ospite dovesse averne bisogno delle notti successive, fammi sapere e provvederò. Tu comunque ancora non paghi, già in conto aperto. Quindi guardandomi intorno, ho notato che la locanda si è svuotata, e sono notato anch'io. Sì. Dopo aver saldato un po', Aspetta, si è svuotata, ma nel senso che se prima era affollata, è rimasto qualche persona che come voi non aveva interesse nel parco, che c'è più. bene, quindi in modo cospicuo comunque si è svuotata. Sì. Bene, dopo questa cosa, dopo aver risolto le cose che davvero mi interessano, continuo rivolgendomi a Serafina e dico, la solita rissa a bar ha attirato così tanto l'attenzione dei commensali da farli uscire così di corsa. Ma guarda, non lo so, sinceramente potrei dirti che leggermente preoccupata anch'io, che vedo sono navi. Cosa stai dicendo? Butto un occhio al suo. È stata rubata una nave. Un atto di pirateria. Una nave attaccata al porto. Un atto di pirateria al porto di Ornigold, davanti a tutti, nel bel mezzo della sera, non a notte fonda. Mi desto dalla sedia, subito, riagguanto la mia spada lunga e butto uno sguardo a Shue, incitandole ad agire insieme a me. Quindi uno sguardo, insomma, serio. Quindi potremmo uscire a vedere insomma fuori com'è la situazione. Assolutamente, se ci sono dei pirati probabilmente sanno di movimenti malavitosi o hanno informazioni su delle tracce di un fuggiasco, nel mio caso del nome che già ti ho citato poco fa. Assolutamente. Se tu conosci meglio di me questi borghi e questo porto, guidami, ti seguirò. Sì, assolutamente. Uscendo intercetto il mio compagno di viaggio. Uscendo, vedi che dove era attaccata la nave che vi ha portato qui, un gruppo di persone, se vogliamo quantificare un numero tra l'equipaggio e qualche passante, una trentina di persone. Sono lì e c'è un vociferare abbastanza accentuato, tra urla e urla di disperazione, chi accusa chi, ma c'è un po' di casino. E nella folla vedi anche Ci intercettiamo a metà strada. intercettato a metà strada. Allora. Costui, hai ripreso tutto dalla nave? Non c'è più. Sì, è tutto con me. Ma dove siamo arrivati? Io non ho mai visto. Impossibile. Possibile, una cosa così grande. Neanche fossero 100 persone ad alzarla l'avrebbero spostata. Ma cosa è successo? Che fine ha fatto la nave? Cioè, È impossibile che una nave si sia volatilizzata così dal nulla. ho visto sott'acqua, non c'è. Mentre state parlando ragazzi, mi immetto nella conversazione scavalcando di Shui e fisicamente andando oltre Grog, facendomi spazio con le spalle, dicendo impossibile, mi tocco, non essere folle, come se non avessi mai visto cosa accade nella città. Sarà stato un incantesimo di illusione e invisibilità, non essere sciocco. Poi subito prepara una scialuppa con delle torce, andiamo a cercarla in mare aperto. Io non sono lo schiavo di nessuno, hai capito? Io non eseguo i tuoi ordini. Chi sei? Anche se
Non è un ordine, è un consiglio di una persona che può meglio gestire questi atti. E se il mio ti è sembrato un ordine, ti chiedo I consigli non si danno con questo tono. non credo che sia il momento di disquisire di queste cose, Mezzocco. Andiamo subito a vedere dove è sparita la nave. Al porto. E non so chi chiedere, però. Fatemi strada verso il vostro capitano. O verso i portuali. Conoscerete sì o no questo porto? Mi rivolgo anche a te, Shui. Ci sono stati... Io non lo so. A me è capitato di passarci una o due volte nell'arco della mia vita, quindi i portuali non ne conosco, ma se vuoi posso scortarti verso il nostro capitano. Andiamo. E nel frattempo cerchiamo di intercettare qualche gendarme. Vediamo il capitano nella folla. Allora, arrivate nella folla e vedete che non in mezzo, ma quasi, c'è il capitano operato in lacrime e in ginocchio. E al loop ripete: sono una persona dominata, una persona, una persona. Che razza è il capitano? Umano. A parte l'argomento per la barca. Scusa, vai, vai. Vai. Lo prendo per le spalle, lo alzo, lo trittico. Riprenditi. Sì, uomo umano. Uomo umano. E così guardando, pensando a quello che sto dicendo, capito? Uomo umano. Lui ti guarda, scoppia a piangere in maniera più convinta, ti dice: sono un umano rovinato, sono un umano rovinato, sono un umano rovinato. Guardo Shui. Io posso guardare solo verso l'alto dove sta lui e guardare la scena, pensando sarà stato... Dimmi. Non trovo nulla di tracce particolari, vero? A parte... Allora, no. Ok. Provo un'individuazione del magico, Ok. vedere se c'è qualcosa. Tu? Allora, se c'è qualcosa nella zona della nave, Sì, quello è 9 metri intorno a me. Ne uso 2. E lo faccio in 2 punti, cercando un attimo di valutare. allora, sono oggetti magici, ma non oggetti magici grandi come una nave. No, infatti non voglio cercare naturalmente la nave come se fosse stata fatta, trasformata, resa invisibile. Vedere appunto se ci può essere qualche oggetto lì vicino che non vedo, buttato per terra, caduto o altro che possa essere stato ricollegato a questa sparizione. No, vedi che ci sono 3 persone, delle lucine addosso. Quindi sigilli, cose basilari. Non lo sai. Sì, poi possono essere qualunque cosa. Comunque provengono da persone del posto. Una è un marinaio. Poi gli altri non scelti di vista, potresti averli visti qualche sera in locanda. Passaggio, non sei sicuro. Però vabbè, cioè, non sono completamente sconosciuti, che è la prima volta che li vedo, a parte il marinaio. Allora vado verso Shui. Ah, se stiamo là... Sì, più o meno sei tutti lì adesso. Volevo sapere se il capitano, a parte lo documento per il furto della nave, se rimaste sotto l'effetto di una trance non naturale. Alla fine ci ha parlato
Non ti sembra, perché è proprio una persona emotivamente spontanea, cioè, direi proprio una reazione naturale, vera. Per... Va Sono bene. guardie intorno a noi. Ok. Sì, prima un paio di guardie che trovate lì per caso. Passaggio, la classica Mi dirigo verso le guardie. che anche loro sono lì, non ne fare. Perché riveli che sono proprio novellini che fanno il tuo strale. Signori guardie, signori guardie, signori guardie. E attiro la loro attenzione. Lowre Ragnareb, alto elfo. Non mi mangio la lingua quando mi viene Vance. Mi parte un sorriso quando sto lì vicino e tipo, idiota. Alto elfo. Per dire ti piacerebbe Sconvolti dall'accaduto, io e i miei compagni marinai provenienti dal mercantile La Nina cerchiamo delle scialuppe armati di torce per cercare in alto mare tracce della nostra nave scomparsa, sicuramente per un incantesimo di illusione o invisibilità. Avrà capito già cosa è accaduto in questo momento e sono sicuro che la vostra guarnigione si sia già attivata. La prego di fornirci presto delle scialuppe, se è possibile, e cerco di convincerli persuadendoli. Tu vedi, Intanto ti descrivo quello che sta succedendo. Questi due novellini ti guardano, non sanno come rispondi, praticamente vedi che uno di loro è come se sta facendo sotto, ti guarda intorno e tipo una ventina di metri là, proprio una barchetta da pesca che dovrebbe essere per una scialuppa. Si guarda, prendi quella, ti autorizziamo noi. Guardando che sta agitato perché hanno detto che siamo tutti no, più vicino e gli sussurro che la responsabilità è di Pettuglia quella sera. Uno dei due vada vedendo ciò, esterrefatto, scambio uno sguardo con Ido, mi rendo conto dell'impreparazione delle guardie, delicatamente cerco di bloccare l'altro, non bloccarlo fisicamente in modo aggressivo, ma cerco di parargli una mano sulla spalla in modo delicato. Calmati, giovane uomo. Qui io e il mio veterano compagno siamo pronti a prestare aiuto alla città di Ornicol. Vacci per favore a chiamare qualcuno di competente, o il tuo ufficiale e il tuo comandante. Ritroveremo la nave e faremo in modo che nulla sia successo questa sera. Non aver paura. Posso tirare di nuovo una sorta di carisma. balbettando si dice ok, vedo superiore, vedremo una possibilità. Lui E gira, poi appena fa due passi, però glielo urlo in modo marziale. Di corsa, soldato! no, ma già stava andando di corsa, quindi Oh, hai finito di divertirti con questi ragazzetti? Sto divertendo, ma sono molto preoccupato per questa nave.
È strano che un incantatore così potente perlomeno potente tanto da fare un incantesimo così a largo raggio si interessi di una nave, non credi, Naro? Strano è strano. Sì, che cosa vorresti fare? Prendere una scialuppa e andare a ispezionare il mare? Suppongo che la nave sia stata allontanata in un velo di invisibilità o di illusione dal centro luminoso della città. E vorrei scandagliare l'orizzonte fin quando è possibile, senza aspettare troppo, e vedere se ci sono tracce. Sì, hai capito bene, Zelf. Io a bassa voce chiedo a Shui, capito? Mezzelfa. Zelfa? Mezzelfa 1. Mezzelfa, ti chiedo scusa, sono sinceramente rammaricato, ma per spiegarmi le tue differenze di genere ne approfitteremo dopo, senza far passare ulteriori minuti. Vado verso il molo. Ma tutta sta tarantella non ti conviene metterti in un punto alto? Non conosco la città, ma mi fido di te, nano, se puoi scortarmi. E poi se la Samu, nave si sta allontanando dovremmo vedere le scie d'acqua, dobbiamo notare da subito le scie d'acqua che fa lo spostamento della nave. Lo credo bene anche io, non Da so se c'è subito che stato stiamo a un guardare là, incantesimo questi dicono che è scomparsa così. possibile. Non lo posso credere vero. Secondo te non è possibile una cosa del genere? È molto più probabile che questi giovani uomini non sappiano cosa hanno visto. Io non lo so, io so solo che hanno detto la nave c'era e poi è sceso il capitano e la nave non c'è. Secondo me è un fortissimo incantesimo di visibilità, credo. Credo che un Dovrebbero mago togliere gli ormeggi, quindi dovrebbero essere proprio l'equipaggio invisibile per spostare la nave. ipotizzi un attacco di pirateria di qualche incantatore. Ma visto che parlate di tutte queste cose strane, queste magie particolari, se fosse diventata piccola, Faccio così con la testa e guardo le due persone che mi sembrano più affidabili, quindi Ido e Shui. Io mi guardo verso l'alto, lo guardo. Io lo guardo e dico sì, lo so, sembra strano anche a me che Suicida è così intelligente. È possibile nel mondo io della sono magia? orgogliosissimo di quello che ho appena detto. È possibile tra gli incantatori un incantesimo del genere? Tu bardo, mezzelfa, perdonami, ne sai qualcosa? bardo. Io non Guarda. sono un bardo. Sei un musico? No. Sono... No. Vi preciso, Samu a inizio giocata ha detto Biren non c'è. Voi non avete, nessuno di voi ha chiesto dove è Biren. C'è una mezzelfa davanti a voi, Nel bardo. che non è bardo. Se tu reputi sia utile andare per mare adesso a scandagliare come con delle torce, cioè non lo reputo sensato. Io non credo sia materiale per noi, ma credo che possiamo mandare qualcuno a cercare verso l'orizzonte, sì. Marinai, la nave si deve essere per forza mossa in acqua. Probabilmente il mezzorco qui è più scaltro di quelle che la sua razza sembra indicare. Forse ha ragione, questo non so, ma più che rimanere fermi credo che sia sicuramente un passaggio da fare. Sono consapevole con te che non sia materia nostra. Sono d'accordo con te. Tu lo sai che ci sono anche altri modi per far scomparire le cose, che non sia renderle solo invisibili. Mi è stato appena fatto notare di sì. Ci sono altri modi.
sono altri modi, quindi scandagliare il mare per me potrebbe essere relativamente inutile. Cosa suggerisci? Che io sappia, si sono verificati altri eventi strani nell'ultimo periodo? No. O meno, quello è di così rilevante. Io suggerirei che, visto che non c'è nessuno con queste grandi capacità di rilevare queste incantesimi, queste oscure tecniche per far sparire una nave o commettere questi atti, penso che assolutamente non possiamo fare nulla. Una cosa la possiamo fare sempre. Quale piccolo? Bravo! Bene. Quello era quello che avrei voluto suggerire. L'unica cosa che possiamo fare è tornare in locanda e andare a bere. E magari beccare quel pezzo di merda di mio fratello e spaccargli la faccia perché mi deve 10 monete d'oro. Se lo vedete, diteglielo. Va bene. Io mi dirigo dal capitano. Me ne vado io. Sono dal capitano, dico, ma tu conoscevi tutti la nave? Oltre me, vedo anche femmina. Veramente io non conoscevo quei due. Il resto è il mio fidato equipaggio. Mentre parli con il capitano, vedi che comunque si è bastato l'ictus. Ha ricominciato a parlare come una persona normale, novellini, persona. Porta, diciamo, equipaggiamento, chiamarlo, non viene in armatura, ma viene in pigiama praticamente. Quando arriva si presenta come persona. Avevo già visto? Cita. E inizia a fare le stesse domande che avete fatto voi con l'aggiunta che poi se ne può andare. Non ce ne possiamo andare? Guarda, io sinceramente non ti conosco e non vedo per quale motivo devo ascoltare quello che tu. E me ne giro e me ne torno verso la locanda. Mentre provi ad andartene verso la locanda, due anziani stanno a non andartene. Che modo? In maniera educata, ti chiedono cortesemente di rimanere Rimanere qua al porto? qui con noi. Quindi qui al porto? Sì. Che dobbiamo fare? Non aspettare. Io sono stanco, sto. Usa così qua. È l'unico. Ma È più sappiamo che dobbiamo aspettare. un problema mio che un problema tuo. Ma se devo stare qui diventa un problema pure mio. Un problema tu, prenditi per terra. Non penso che fino all'altro ieri dormire di più. Maresciallo, una proposta. Dimmi. Manda i pivelli a prendere a bere, così stiamo qua tranquilli. Il bambino ha ragione. Si guarda intorno. Perdonami, Samu, prima che continui. Questa cosa che ti ho scritto è la
lancio quando dicono che nessuno può lasciare il posto. Ok, allora ragazzi un attimo. Eh sì, perché non avevo altro modo di scrivertelo, perché è proprio l'incantesimo che opera così. Sì. Mi sono perso il tuo messaggio però. In chat privata, mia e tua. Sì. Ti riscrivo un puntino Sì. così ti arriva. Vai. Fatto. Quando dicono non lasciate, non fate in modo che le persone se ne vadano, insomma. Ok. Va bene. Ok. Voi vedete che il caporale parla con due novellini. I novellini praticamente si dividono. Uno va verso la locanda, l'altro va nella direzione del Pongo lo sguardo verso Shui, Shui. lancio un trucchetto di livello 0, che è messaggio, e ti comunico questo. Ti dico, Shui, ti arriva come una voce mentale, che è il mio tono di voce, quello che ho udito poco fa. Con la solita calma ti dico, Shui, per merito dei fatti attualmente in auge, dato che nessuno può allontanarsi dalla zona, mi sovviene che possa essere utile cominciare a chiedere della presenza di alti elfi in città. Alti elfi arrivati da poco in loco, come me. Io non posso farlo, sembrerebbe sospetto. Con discrezione. Ma tu puoi. Per il momento non fare il nome di mio cugino. Prenditi pure del tempo. Questo potrebbe essere un buon inizio per la nostra collaborazione. Non riesco, ovviamente non dico nulla. Io ritorno. Come maschio. Specifico. Mentre accade ciò, vedete che dalla locanda tornano figure. Una è il bellino, porta l'altro è Irene. Novellino arriva, vi porge le bottiglie, ne sono 3. Per favore, fatevele bastare. Io sono il vostro cameriere e adesso in poi così cambia. Che amicizia. Io mi metto a ridere e gli chiedo se non scherzo. Vedi che se ne va. La serata è tranquilla. Non ci abbiamo neanche più la nave che copre la visuale del mare. Per molto. Sussurro. Io mi siedo, mi prendo la birra, abbastanza deluso e amareggiato e contemplo l'incontro. Scusate, chi è di voi che è rientrato in locanda? Tutti? Noi? No, nessuno. Dove ti siedi lì, intendi? Dove siamo noi? Sì, Sì. dalla panchina. Io rimango con Ido, seguendo quello che diceva, è proprio vicino a Ido, seguendo quello che diceva il comandante. Ok. Io chiedo a Grog, partendo con una battuta dicendogli come si beve a spese del Stato, chiedo da dove viene. Ok. Perdonatemi, prima della risposta, Samu, perdonatemi, una cosa che avete visto tutti è che a un certo punto ho indicato con l'indice Shui. Non mi sono dimenticato di dirlo. Solo quello, oltre a guardarlo, l'ho indicata con l'indice. Io arrivo lì e col mio solito fare... Ragazzi, che cos'è questo... questa tristezza, questo silenzio? Beviamo! Stavamo bevendo? O 3 birre, come puoi essere allegro? Torniamo alla locanda, andiamo a bere! Non vi avevano detto che avevate tutto pagato? Fuori locanda,
non è pagato, dentro la locanda è tutto pagato. Giusto, Orco? Ce l'ha offerto il comandante chiedendoci di rimanere qui. Sì, il tizio triste. E uno triste offre da bere a qualcun altro e nessuno offre da bere al tizio triste? Vabbè, è triste. Perché l'alcol è la risposta a tutto. Un uomo triste, più alcol, felice. Torno subito. Ma non è vero, io ero felice e mo mi hanno portato una birra, ma comunque sono triste. Mentre me ne vado, perché dice ne vogliono 2? Allora, adesso, intanto, voi che siete presenti, diratemi di quanto osservare. Boom. Allora io sono... Tu hai tirato il 10, Ido. Però si è toccato il monte. Il 3, Grog. Maledetto percettivo. Hai capito? 12. Ok, Manca uno, manca Ido. Me lo tiri tu il dado? Mi dici il tuo modificatore? Qual è il tuo modificatore? 0. Ok. O più 1, scusami. Ah, allora 11, anche lui, come me. Log, tu noti questo gruppo, ok, dal fatto che siete lì che non vi potete muovere. Una persona nella fortuna andava. Contemporaneamente sentite rumori metallici che arrivano dalla parte opposta. Dove venivano prima i militari, vedi che arrivano rumori metallici. Dalla parte opposta, dove tu noti che una persona si sta allontanando. Ascolta, ma delle persone che dovevano restare lì ferme, oltre a noi del party, quanti ne eravamo? Totale ne siete e la maggior parte siete voi del party, 2 o 3 passanti e il resto faccio. Io mi alzo di scatto e lo seguo. Ok? Ma comunque ero seduto per terra, mi predicavo per il fatto di avere una sola birra e ovviamente me la porto. Martello che già avevo in mano, sempre in una mano. Mi alzo di scatto e senza correre, però a passo rapido. Se posso, quando mi alzo, scatto per inseguirlo, è come se parlassi a me stesso a voce, quindi se qualcuno vuole tirare percezione mi sente, dico, ma chi cazzo è quello? Ah, è come se parlassi a me stesso, quindi non lo dico ad alta voce per comunicarlo a qualcuno. Ok? Allora, la situazione è questa. Porto non è che si sta rendendo risultati. Poesia sono arrivati una decina di soldati. Temporaneamente a quello che sta accadendo qui. Iren si sta stando per tornare alla locanda. Grog si è alzato per inseguire un'ipotetica persona e ha sussurrato questo. Poi gli altri potete tirare percezione per vedere se sentite quello che ha detto Grog. Ido, Laurel e Shui. Io penso di averlo sentito. Lo sente bene. Vorrei più 20 per tutta la campagna. Sicuro. Io sempre 11. Laurel non lo sente. Shui. Sto per tirare. Lui lo sente. Voi due
che sussurra Grog, girate verso di lui e vedete che comunque sia fatto mostra veloce. Mentre accade ciò, così sentite alle vostre spalle no, voi fermatevi! Dalla marcia metallica che sentivate, e adesso sentite proprio un fragore metallico che sta andando contro Grog e contro. Visivamente c'è qualcosa che scatena questo fragore metallico oppure Ovviamente ci sono dei soldati che stanno correndo dietro a Biren e a Grog, distaccati dal gruppo. Vai, Fede, vai. Se mi rendo conto che le guardie, cioè ovviamente sento, ripeto, se stanno chiamando me, accelero il passo verso la figura che ho visto. Ok. Cioè, ora, cioè, prima era un seguirlo, ora è un raggiungere. Lui o lei era. Tu lo hai visto che comunque era una persona, ma essendo notte non noti proprio una persona dettagliata, vedi una sagoma. C'ho oscuro visione, se mi può dare qualche dettaglio in più. È avanti a te, corri per raggiungerlo, ma stai solo distaccando ulteriormente dal gruppo e le guardie ti stanno. Iren, cosa fai? Le guardie mi stanno lontane? O sono... Stanno lontane ma non troppo. Nel senso... Tu cammini, loro corrono. ok, quando giustamente mi danno l'alto là, vedo che Sì. mi stanno seguendo. Ho delle viette vicino dove posso uscire al volo. Ora vedete la mappa? Sì, Custode lo vedete? sì. Allora, aspetta perché non vedo nulla. Ok, questo è il molo, Sì. ok? Questa è la locanda, ok? Voi siete qui, ok? La persona che è scappata è qui e le guardie stanno arrivando qua. Suppongo qui. Ok, Domanda lampo, Vai. dov'è il nord? Qua. quindi, Quindi è ribaltata, diciamo. quindi Samu, praticamente io stavo andando nella direzione da cui stavano arrivando le guardie. No, aspetta, scusate, questo è il molo, questo è il molo. Questa è, È la locanda. vabbè, qui è la locanda, è la persona sta scappando. Nave, scappando, voi siete qui e le guardie stanno arrivando qua. Ok, se riesco a intrufolarmi da qualche parte dietro la locanda o altro dove ho un attimo per cambiarmi, mi intrupolo e mi cambio. Ok, non in Miriam. Che faccio per tornare indietro verso le guardie? Le guardie, non sapendo chi eri prima, sapendo chi sei adesso, ti prendono e ti riportano. Ok, Cortesemente, la prossima volta non altre. io sono appena arrivato. Poche chiacchiere, per favore non allontanarti dal gruppo.
Realmente io sono appena arrivato. Sì, anche noi. Mi devo ingannare. E anche loro sono arrivate adesso. Dalle 15 guardie non ti hanno visto prima, non ti hanno visto gli altri, quindi per loro potrebbe essere chi si è allontanato e è cambiato o no, sia per loro sei la persona che se n'è andata. Va bene, dai, vi seguo, tanto ero a fare una passeggiata. Raggiungo gli altri. Allora, Grog, tu stai sempre scappando, stai sempre correndo verso la persona. La figura. Voi altri vedete che comunque Grog si sta allontanando e ci sono 3 miliziani che lo stanno inseguendo. Vediamo che sono più vicini soldati a lui che lui alla figura che sta rincorrendo. Allora, voi la figura non la vedete. Ok, quindi non l'abbiamo neanche intercettata. Voi non l'avete vista minimamente, avete soltanto sentito vociferare Federico. Il capitano sta ancora a portata di... Il capitano, voi siete lì, siete in un gruppo, siete lì. Quindi ci sta pure questo che ci aveva detto di stare fermi. Sì. Guarda, sussurrato che ha visto qualcosa. Dateci... Forse ha notato qualcosa. Va bene, terremo presente. Lo devo avvisare prima. Vedi che ti snobba e dare ordini a miliziani che sono arrivati. Vabbè, voi altri volete fare qualcosa? Al tempo che succede questo? Io con lo sguardo seguo un po' l'orco, dopo non avendo intuito cosa era accaduto, torno alla situazione e cerco di ascoltare bene come si muovono le guardie. In più mi guardo attorno, cerco la presenza di figure sospette nel gruppo, o persone che si stanno defilando, o persone che non mostrano i loro identificativi facciali chiaramente. Nel farlo io mi tolgo il cappuccio. Ok. Non è che mi cela, ti ricordi che... Sì, no, assolutamente. Allora, la situazione è questa. Nessuno copre il volto. Ok? Quindi, tutto è volto scoperto. Cano e i marinai comunque sono abbastanza preoccupati. Così loro non essendo di qua attualmente la situazione è una passanti che sono arrivati qui per caso, preoccupati perché vorrebbero tornare a casa e avvisare le loro famiglie di andarsene ai miliziani. Caporale parlando ai miliziani vorrebbe interrogare uno o presenti, ma non può interrogarli qui, quindi parla di tardi. Il bene o male sta accadendo. Nel frattempo che succedono tutte queste cose, con la coda dell'occhio perdi Federico perché certo. Bene, mi disinteresso al mezz'orco e mi avvicino alle guardie e dico: avete predisposto una ronda marina? Proprio così, senza salutare, avete predisposto una ronda marina? Certo. Vedi, laggiù stanno portando le navi. Non vedo. Ho capito. Eppure io da elfo ho una vista accurata, non vedo. Però se si tratta di una scomparsa di una nave mi sembra logico cercare per mare. Oltre che, giustamente, interrogarci tutti quanti.
lui distrae, chiedo al capitano, ma sulla nave c'era rimasto qualcuno? Non ti dice di no. E tu comunque, Laurel, dopo che hai detto queste cose al capitano, al caporale, perché il caporale dialoga con e questo anziano Ok. Ido, lo sento quello che dice Ido. Certo, perché comunque parla. sì, siete lì. Quindi mentre parli comunque con l'orecchio senti quello che dici io, perché parla a bassa voce. Quindi tutto l'equipaggio è qui presente con noi, dico ad alta voce verso Ido. Avete formiamoci di certo su quello che Aspetta. Chiedi se tutto l'equipaggio è presente con voi a Ido. verso la persona con cui sta parlando Ido. Dice di sì, però non è che dice ha fatto il conto. Prima erano tutti. Che dici, a contare, ha detto che questo poco ne siete una trentina. Ok. Ido, questi giorni mi è sempre sembrato un individuo accorto, di certo, e mi avvicino mentre parlo, e mentre mi avvicino abbasso sempre di più la voce. Certo, noto una disorganizzazione. Bisognerebbe controllare se davvero sei interessato all'accadimento. Le persone che erano all'interno della nave, magari vedere se ci sono tutte, magari chiedere se hanno notato qualcosa di strano. Se ci possiamo muovere qui, rimanendo in gruppo con tutte le altre persone, sì. Mi fanno storie con che Forse tu magari riesci a dialogare meglio con la guarnigione e convincerli di operare in un certo modo. Mi sembra che ti prestino molto ascolto e ti tengano in considerazione. E magari puoi provare a gestire tu la situazione con loro. proviamo. Dopo questo, Simo, vedi che le guardie che erano andate verso di me, verso di Grog, ritornano e scortano un alto elfo. Un alto elfo? Sì. Lo scruto da capo a piedi attentamente. Mi fisso proprio, smetto di parlare, dico a Ido, tu potresti organizzare queste cose perché vedo che ti tengono in alta considerazione. Appena vedo questa cosa, mi giro, lo guardo da capo a piedi tutto. Prima reazione, mano sulla spallezza. Mano sull'Elsa? Assorbenza. Così, poggiata però, sai quando si scarica il peso del braccio? Scarico il peso del braccio destro sulla mia Elsa e lo guardo tutto. Assomiglia alla persona che sto cercando? Ok, continuo a guardarlo con diffidenza fino a quando non ritorno nel gruppo. Io sono arrivato in mezzo al gruppo di persone bloccate alla convoy. Cosa sta accadendo qui? Ero a passeggiare e mi hanno prelevato di forza. Paiono navi e chi è presente per Compaiono navi. Questa è bella. Laurel, Negli ultimi 300 anni non ho mai visto tira scomparire navi. percezione. Devo tirare ingannare? Scusami, ho Vai. sbagliato. Sette. E questi dati digitali non buono, non buono. Metti il culo, oh, fratello! È un altro elfo in tutto per tutto. Fratello! Continuo a scrutare. Mai visto questo altro elfo? Ma tu sei ammaliato. No, io sì, totalmente. Io voglio sapere Solo quanto è lui. bello Simone ora. Io voglio sapere tutto di lui. Mai visto in città?
Poi voi iniziate a parlarvi, tutti a fare la corte. La camera si sposta su Gronk. Io- per il momento se posso non mi avvicino a lui, però lo guardo, tu fisso. No, ma tranquillo. No, ma stiamo conversando pure, cioè... Sì, ma io non ti parlo, non ti rispondo, ti guardo, però fisso. E vedi che ho lo mio sguardo interrogativo. La mia bellezza ti distrae? Non ti ho mai visto in città in questi ultimi giorni. Sei un abitante di Ornigold? Sono arrivato da poco tempo, Quanto, se posso? qualche giorno. Qualche giorno sono così tanti da non ricordarsi il numero di questi giorni, non ricordi? 2? Perdonami, sono stanco se no, mi rivolgo a mio non fratello so- in modo così non so che ore siano adesso, un attimo questa scena delle guardie mi ha sconvolto, ma sono arrivato forse a 2 o 3 giorni, dipende se è passata la mezzanotte. Da quale paese che posso? Non credo siano affari tuoi, a meno che tu non sia una guardia. Giovane. No, infatti mi Tra l'altro- chiedo scusa. Giovane. Chiedo scusa. Tra l'altro dico giovane. Chiedo scusa. Mi perdoni se le ho mancato di rispetto. No, non ti preoccupare. Ok, e la camera si sposta su Gronk. Per la seconda volta. Vabbè, lo dovevamo fare questo, se no... Allora, tu continui a correre. Quando giri, quando fai la curva per seguire la traiettoria, quindi il percorso che stava facendo, in lontananza lo riscruti, ok? Senti che sei inseguito, ok? Praticamente davanti a voi, ok, c'è una salita che praticamente vi porta sopra la scogliera, ok? Mentre corri noti questo individuo si è fermato alla cima della scogliera, ok? E quindi tu fai per raggiungere. Non noti, vicini sempre di più, ma non noti cosa sta facendo qui con le mani, se sta facendo qualcosa, quale. Avvicinandomi sempre con scurovisione delle condizioni ambientali, riesco a decifrare meglio i caratteri? Man mano che ti avvicini tendi a individuare sempre di più che soggetto potrebbe essere. Ok? Mentre ti avvicini, noti che a un certo punto di fronte a lui compare un anello, ok? Un anello di luce che per un istante è luce, ma poi si trasforma in un anello di fumo, okay? E questo fumo va tutto intorno a questo anello e entra ed esce, entra ed esce, entra ed esce per tutta circonferenza. Lui si frappone tra questo anello di fumo e te. Tu arrivi, ok? Lo riconosci come un membro dell'equipaggio. Norchesco, cioè, è al tuo posto, Palizzaro. Attraversa l'anello, sparisce Riesco ad aggiungere l'anello? e dall'anello c'è straccetto. Mentre esce dall'anello esce questo straccetto, l'anello sparisce e guardia ti raggiungono. Ma riesco a prenderlo lo straccio? Che cosa c'è?
Un attimo. No. Aspetta. Vedi? Ragazzi, per questo sera abbiamo finito. Se le guardie mi toccano, Samuele, vado in là.